Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia. Essa rappresenta un nome d'uomo e tale cifra è 666. Così alla fine del capitolo 13 Giovanni ci propone un enigma, il numero della bestia. 666. Sono state tentate tante spiegazioni, soprattutto per il fatto che nel mondo antico gli ebrei, i greci, i romani non avevano segni propri per i numeri, ma usavano le lettere dell'alfabeto. Per cui un nome, scritto con le lettere, può anche avere valore di numero, assommando il valore di ogni lettera si ottiene un numero. E allora, tentando le trasposizioni in ebraico, in greco, in latino, si sono cercati dei nomi la cui cifra desse la somma di 666. Tempo perso. Qualunque ipotesi avanzata non funziona, è sbagliata, perché non c'è un termine di verifica. Il gioco è proprio legato al triplice riferimento al 6, che è il numero dell'uomo, è il numero della impotenza umana, del limite sotto il 7. La bestia, quella che esce dalla terra come corruzione del potere religioso, è la tipica immagine dell'umanità corrotta. Allora il 666 non è il numero del diavolo, è il numero dell'uomo, della natura umana corrotta, rovinata dal male, che ha bisogno di essere redenta. Sapete che il nome di Gesù in greco produce un altro numero. Quello è un fatto chiaro. Se assommiamo i valori delle lettere che compongono il nome Jesus, sapete che numero otteniamo? 888. 888. È la pienezza, la realizzazione del 7 in pienezza, è il superamento del tempo, del ciclo di 7 giorni che riprendono sempre da capo. È l'immagine dell'8° giorno, è il giorno dell'eternità. È il motivo per cui nell'antichità i battisteri li hanno sempre fatti ottagonali. Immergersi nell'ottagono significa entrare in comunione con la novità di Gesù Cristo, il superamento del 666. Inseriti in Cristo, noi diventiamo 888. Sono giochi simbolici che devono essere gustati. Forse non appartengono al nostro gusto poetico moderno, ma erano il modo abituale di esprimersi di questi autori antichi della corrente apocalittica, a cui appartiene anche Giovanni e la sua opera. Dunque, siamo nella fase conclusiva dell'Apocalisse. Al capitolo 16 troviamo il terzo settenario, quello delle coppe. Ricordate che ne abbiamo già trovati altri 2, sigilli, trombe, coppe. Già si è detto che meglio di coppe sarebbe dire catini, cioè oggetti liturgici che contengono il sangue della vittima
sangue da versare in espiazione. Dunque, al capitolo 16 Giovanni contempla una liturgia celeste. 7 angeli liturghi, vestiti di lino, come gli antichi sacerdoti, recano in mano 7 catini che contengono l'ira di Dio. L'espressione è strana, noi non la capiamo immediatamente, non significa che Dio è arrabbiato e furibondo e si sfoga sull'umanità, ma significa l'intervento decisivo di Dio contro il male. E il sangue rappresenta la vita stessa di Dio. L'ira di Dio interviene offrendo se stesso, non ammazzando i nemici, ma offrendo direttamente la propria vita per salvare i nemici. Queste immagini devono essere ben chiarite nella prospettiva evangelica e non forzate come discorsi contrari a quelli dell'annuncio evangelico. L'Apocalisse non parla di violenza, non parla di durezza di Dio contro i nemici al punto da ammazzarli, ma ripete lo stesso messaggio evangelico, dove è Dio che perde la propria vita per salvare l'umanità cattiva. Si tratta di capire il linguaggio apocalittico e di non far dire quello che non intende dire. Al capitolo 16, il settenario dei catini mostra la grande espiazione, il versamento del sangue che ha redento il mondo. I destinatari cristiani capivano benissimo. Si tratta dell'evento vertice della morte e risurrezione di Gesù. Con il suo sangue, dice la lettera agli Ebrei, egli è entrato una volta per sempre nel santuario del cielo, ottenendoci una redenzione eterna. Con linguaggio apocalittico è lo stesso messaggio presente nel capitolo 16. Ma prima di questo capitolo abbiamo trovato il trittico dei segni, la donna e il serpente, il conflitto fra l'umanità e il potere diabolico. Come si risolve questo conflitto? Col terzo segno, appunto, gli angeli che versano il sangue e ottengono la redenzione. Praticamente, con il capitolo 16 termina il settenario e potrebbe terminare anche l'Apocalisse. Invece abbiamo ancora parecchi capitoli, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ancora 6 capitoli, dove non compaiono più settenari, ma una serie di scene per mostrare le conseguenze della redenzione operata da Cristo. Quindi, nell'ultima parte dell'Apocalisse, a partire dal capitolo 17, abbiamo la descrizione simbolica delle conseguenze di ciò che ha fatto la morte e risurrezione di Cristo. Gli effetti sono 2, opposti: salvezza e giudizio. Dio è intervenuto nella storia per determinare un cambiamento. La salvezza operata deve essere accettata. Se viene rifiutata, si trasforma in giudizio. Ed ecco che questa ultima parte dell'Apocalisse è caratterizzata da 2 importanti figure simboliche: Babilonia
e Gerusalemme. Due città, la prostituta e la sposa, due donne. I simboli si sovrappongono. Si parla di Babilonia la prostituta e di Gerusalemme la sposa. Sono due simboli fondamentali, la città e la donna. Sono due simboli di relazione. La donna viene proposta da Giovanni come l'immagine della umanità stessa, intesa in chiave relazionale. E la qualifica della donna come prostituta o come sposa mette in evidenza la relazione d'amore, una relazione falsa oppure una relazione autentica, dove l'amore è finto, dove l'amore è autentico. Non è un'invenzione di Giovanni, è una tradizione profetica dell'Antico Testamento. Molti profeti hanno parlato del popolo di Israele dicendo che si è prostituito, cioè ha finto di amare Dio, ma in realtà ha amato delle altre cose, delle altre realtà. Si è venduto agli idoli per interessi. Non è rimasto fedele all'alleanza con Dio. È diventato una prostituta. Dall'altra parte, gli stessi profeti presentano come immagine ideale quella del popolo fedele, che mantiene la fedeltà nuziale, è la sposa autenticamente innamorata e fedele al Signore. Ed è la prospettiva della salvezza. I profeti parlano di un popolo adultero che viene trasformato in popolo fedele. Così Giovanni parte da questa tradizione profetica per parlare della umanità con i simboli della donna e della città. Mentre il simbolo della donna fa riferimento piuttosto alla persona, il simbolo della città allude alla comunità. La donna è il singolo, la città è una collettività. C'è dunque nella sovrapposizione di donna e città il rapporto persona-comunità, il singolo e il popolo. La città può essere Babilonia o può essere Gerusalemme. La persona può essere prostituta o sposa. All'inizio di questa ultima parte dell'Apocalisse, Giovanni presenta Babilonia la prostituta. Alla fine presenta Gerusalemme la sposa. Si tratta di due realtà diverse? La buona e la cattiva? Secondo me no. Non sono due figure contrapposte, come se alcuni uomini fossero da identificare con Babilonia e altri uomini da identificare con Gerusalemme.
È un'immagine semplicistica, vi ricordate a scuola da bambini si divideva la lavagna in due parti, buoni e cattivi. Non funziona così il mondo. E allora? Le due immagini sono da sovrapporre. E questi ultimi capitoli vogliono evocare, più che descrivere, il passaggio da Babilonia a Gerusalemme, dalla prostituta alla sposa. Ma che cosa rappresentano queste immagini? L'umanità. La stessa umanità che era stata evocata da Giovanni al capitolo 12, vi ricordate? La donna vestita di sole, bella nello splendore originario della creazione. È l'umanità la donna. Ma quella donna che avevamo lasciato nel deserto, perseguitata dal drago, adesso, al capitolo 17, la ritroviamo. È la stessa immagine simbolica. Giovanni viene portato nel deserto e vede, e si meraviglia, vede la donna che ha fatto alleanza con la bestia. Visto che il potere diabolico la perseguitava, anziché opporsi, fidandosi di Dio, ha fatto comunella con il potere politico, religioso, con gli elementi satanici. L'umanità si è venduta al male per poterci guadagnare, per poter avere qualcosa, per poter fare il proprio interesse. E la città è diventata Babilonia, la confusione, l'ingiustizia, la competizione, l'imbroglio. La città è piena di figure personali come una prostituta, cioè la singola persona segnata dallo stesso male che caratterizza la città. Falsa, imbrogliona, tendente al proprio interesse, pronta a entrare in competizione per schiacciare l'altro, per fare i propri comodi. Al capitolo 17 viene descritta Babilonia la prostituta. Per secoli gli studiosi hanno discusso sull'identificazione di questo simbolo e ancora oggi discutono su questo. Non è del tutto chiaro l'intento di Giovanni, proprio perché l'opera è profondamente poetica e simbolica, dà possibilità varie di interpretazione. Una delle interpretazioni più comuni, ancora oggi, è quella che vede nella figura di Babilonia l'impero romano, la struttura di Roma, come se fosse una descrizione realistica di una concreta struttura politica. L'inganno viene dal fatto che si parla di una donna che siede su 7 monti. Il traduttore addirittura traduce 7 colli. In greco c'è monti, però noi abbiamo nell'orecchio i 7 colli di Roma e ci viene normale fare l'applicazione, ma non funziona, perché l'immagine del 7
è comunissima nell'Apocalisse, l'immagine dei monti richiama il potere in modo abituale e l'insieme della struttura non porta a identificare così materialmente. Non mi sembra corretto dire che Babilonia rappresenta Roma, perché a questo punto perdiamo la dimensione simbolica profonda. Sarebbe semplicemente un enigma. Sarebbe come dire che Giovanni ce l'aveva con l'impero romano e lo descrive come una grande donna corrotta, annunciandone la fine e la distruzione. Nei secoli seguenti, allora, bisognava leggere questo testo come l'annuncio della distruzione dell'impero romano. L'impero romano è caduto, Roma propriamente no, come città. Letto oggi, 2000 anni dopo, che cosa ricavo da questo testo? Il fatto che Giovanni ce l'aveva con l'impero romano? E che si augurava che l'impero finisse? E basta? Sarebbe un fatto archeologico. Non sarebbe più una parola viva per me oggi. È chiaro che Giovanni, nel primo secolo, aveva davanti la struttura imperiale romana e quindi se criticava la società corrotta, criticava la società del suo tempo. Però il discorso simbolico non si ferma alla società del suo tempo, ma riguarda ogni società, ogni struttura corrotta. Ecco perché mi sembra più corretto non fissarsi su una identificazione così elementare. Babilonia rappresenta Roma. Molte volte nelle note delle Bibbie, provate un po' a controllare, c'è una spiegazione così elementare. Blocca la spiegazione. Qualche altro autore recente propone addirittura l'opposto, vede in Babilonia il giudaismo corrotto, Gerusalemme dominata dai Sadducei, che ha fatto alleanza con l'impero romano ed è stata distrutta. E Giovanni direbbe, visto che la struttura di Gerusalemme è corrotta dal potere, è finita male, perché quando scrive l'Apocalisse Gerusalemme è già stata distrutta. Autori diversi oggi in Italia sostengono queste identificazioni materiali. Mi sembra opportuno ampliare l'interpretazione. Ci possono stare tutte e due, ma sono parziali, perché non ci stanno solo quelle due lì. Il potere corrotto era a Gerusalemme da parte di Caifa, di Anna e del Sinedrio. Il potere corrotto era a Roma da parte di Tiberio, di Caligola, di Tigellino, di Nerone. Sì, è vero, ma non era solo lì. C'è anche oggi. Babilonia si è potuta identificare con il nazismo, con l'imperialismo sovietico, con il consumismo americano. Ci sta dentro tutto. Non una cosa sola, ci sta dentro la corruzione della persona e della società. Nel Medioevo il movimento francescano vide in Babilonia l'immagine della corruzione della Chiesa e adoperò molto questa immagine dell'Apocalisse per parlare della Chiesa corrotta, connivente con l'impero. Non era più l'impero romano, era il sacro romano impero, ma era sempre un gioco di prostituzione al potere politico. Era la corruzione dei grandi capi, di papi e di vescovi che tramavano per il potere
E il movimento francescano identificò all'inizio Babilonia la prostituta con la corrotta curia romana. Dante Alighieri, nella sua Apocalisse, che è la Divina Commedia, molte volte ha fatto riferimento al testo di Giovanni. Lui, educato a Santa Croce da Giovanni di Pietro Olivi, francescano espertissimo di Apocalisse, aveva utilizzato quel linguaggio per giudicare la situazione corrotta del suo tempo. Nel canto 19 dell'Inferno, quando visita la bolgia dei simoniaci e viene scambiato dal Papa per Bonifacio VIII, si presenta come colui che interpreta correttamente l'Apocalisse a suo modo e parlando con furore al Papa simoniaco e a tutti gli altri pastori corrotti dice: di voi, pastor, s'accorse il Vangelista, quando colei che siede sopra l'acque puttaneggiar coi regi a lui fu vista. Quella che con le 7 teste nacque e dalle 10 corna ebbe argomento, finché virtute al suo marito piacque. Voi, pastori corrotti, siete quella prostituta di cui parla l'Evangelista nell'Apocalisse. E una applicazione cattolica di questo tipo è passata poi ai riformatori protestanti. Nel 1500 molti movimenti riformatori in Germania lessero l'Apocalisse in chiave antiromana. Se guardate una riproduzione di Dürer, potete vedere come l'immagine della prostituta sulla bestia sia connotata con caratteristiche papali. Alla bestia mette un piviale, il triregno e il bastone del sommo pontefice. È una polemica all'interno della Chiesa contro una struttura ritenuta corrotta. Anche questa è un'applicazione corretta ma parziale. Allora, che cosa intende dire Giovanni? Non una critica ad una istituzione, ma mettere in evidenza come l'umanità sia corrotta. Lo era la struttura del Sinedrio, lo era la struttura dell'impero romano, lo era la struttura della Chiesa. Lo sono molte realtà odierne. La rivelazione parla di una umanità babilonica che si è prostituita al male. Ma questo è il punto di partenza. L'obiettivo è Gerusalemme la sposa. L'ultima parte dell'Apocalisse vuole presentarci questa grandiosa trasformazione.